casa tua c'è un folletto? Allora c'è anche BR Store. Ordina adesso e domani è tutto a casa tua. Perché non scegliere di risparmiare? BR Store, siamo i migliori. Bene, affezionati di BR Store e innamorati del folletto. Oggi vediamo come prendersi cura del folletto che avete a casa. Prendersi cura si intende la manutenzione ordinaria. Quindi, tutto ciò che potete fare con un folletto direttamente da casa senza l'intervento di un tecnico. Allora, per quanto riguarda il 117, l'unica manutenzione che ha, o almeno l'unica cosa che si può consumare su questo folletto è soltanto la spazzola e l'unitafiltro, perché non ha altre parti consumabili. Quindi diciamo normalmente la spazzola si cambia quando si usura e la sacca si cambia quando inizia ad affinarsi troppo, quindi si inizia a bucare, perché ovviamente essendo una stoffa tende a usurarsi. Quindi nel corso del tempo, una volta ogni 5-6 anni vi consigliamo di cambiare l'unitafiltro e la spazzola a seconda delle vostre esigenze. Passiamo poi ai modelli successivi, 120, 121 e 122. Allora, questi tre modelli sono modelli molto simili tra loro perché hanno spazzola, motore e sacca. Per quanto riguarda la manutenzione, le uniche cose su cui fare molto caso è, oltre alla spazzola, che ovviamente essendo fatta in setola o la versione in feltro che avete a casa, magari avete il parquet, controllate semplicemente lo stato della spazzola. Quando si inizia ad abbassare troppo o si iniziano comunque a consumarsi, è ora di cambiare il sottospazzola. Altra manutenzione invece è l'unitafiltro, quindi la sacca superiore. Quindi se avete a casa un 120, un 121, un 122, consigliamo almeno una volta ogni 5 anni di cambiare l'unitafiltro. Un'altra parte consumabile che ha questo folletto è il silenziatore interno. Stessa cosa, normalmente si cambia una volta ogni 5-6 anni, poi a seconda dell'utilizzo di casa. Però stessa cosa, un altro ricambio, un altro consumabile a cui fare caso. Per quanto riguarda invece 130 e 135, allora questi due modelli simili tra loro hanno due filtri. Hanno un filtro di protezione posto sulla parte superiore del folletto, quindi sulla parte superiore del motore, che fa la protezione stessa per il motore. E poi c'è il filtro EPA posto qui dietro nello sportellino sul 130 e qui di lato con l'apposita griglia sul 135. Questi filtri vanno cambiati all'incirca una volta ogni 6 mesi, quindi vi consigliamo di cambiare entrambi i filtri, la coppia dei filtri, almeno ogni 6 mesi per quanto riguarda il 130 e il 131. Altre parti consumabili rimangono ovviamente il sottospazzola, e qui rispetto agli altri folletti il filo ha un tacco differente. Stessa cosa, dovete controllare spesso anche il cavo che non si sia usurato, quindi per evitare falsi contatti eccetera. Per quanto riguarda invece il 140 e il 150, che sono in pratica lo stesso identico folletto, anzi in questo caso facciamo anche l'esempio del 200 e del 220. Allora, gli ultimi 4 folletti hanno l'unico filtro che hanno è il filtro di protezione, che normalmente è posto proprio sotto il motore. Quindi se avete il 140 e il 150, aprite lo sportello, lo trovate qui sotto. È un filtro un po' più nascosto, molti di voi non sanno che il folletto ha questo tipo di filtro, quindi andate a farci caso. Stesso discorso anche per il 200 o il 220S, che è posto sempre sulla porta superiore, quindi sulla parte superiore del sacchetto e sotto il motore. Stesso discorso anche per 140, 150, 200 e 220S, controllare sempre il sottospazzola e il cavo, che sono le uniche parti consumabili su questi folletti. Per quanto riguarda, fino ad ora abbiamo visto la manutenzione ordinaria. Per manutenzione ordinaria si intende la sostituzione di consumabili che è possibile fare direttamente a casa senza l'intervento di un tecnico o senza attrezzature particolari. Per quanto riguarda invece la manutenzione straordinaria, si intende la sostituzione e comunque la riparazione di ricambi un po' più tecnici per quanto riguarda i vari folletti. Per ricambi più tecnici e per manutenzione straordinaria si può intendere la sostituzione magari del cavo, dell'interruttore, del motore. Per quanto riguarda le serie più nuove invece anche della scheda elettronica, del variatore di tensioni, anche delle parti delle calotte, quindi le varie parti dello scheletro.
Per quanto riguarda questa manutenzione straordinaria, potete venire sul nostro store e trovare ovviamente tutta la serie di ricambi. Quindi per la serie di ricambi si intende qualsiasi ricambio, dal pezzo più grande fino al pezzo più piccolo. La maggior parte dei ricambi sono presenti anche in versione sia originale sia compatibile, quindi poi a seconda delle vostre esigenze, a seconda dello stato del vostro folletto, potete scegliere tranquillamente. Per quanto riguarda invece come sostituire, che è la parte, diciamo, il nocciolo della questione, la parte più importante della manutenzione straordinaria, come potete fare? È semplice. Se venite sul nostro store, per qualsiasi ricambio è presente un video dimostrativo per come, diciamo, per la sostituzione. Quindi nel caso in cui, esempio, venite sul nostro store e dovete sostituire il motore ad un folletto 135-136, cercate K0036 che è il codice del nostro motore, oppure andate nella barra di ricerca e cercate il motore. Se andate nella scheda, oltre a una piccola descrizione e a una scheda tecnica per quanto riguarda il motore, se andate nella parte più bassa del sito trovate il video su come cambiare il motore. Quindi vi siamo, diciamo, accanto passo passo anche per le piccole attività, per la manutenzione straordinaria. Vi diciamo quali attrezzi utilizzare, sono disponibili anche gli attrezzi sul nostro sito, quindi nel caso in cui ad esempio per il 140 e 135 c'è bisogno della chiave Torx, potete venire sul nostro store e cercare la chiave che vi potrebbe servire per riparare il vostro folletto. Ovviamente tutti quanti i ricambi e tutte quante le guide sono presenti sul nostro store www.brstore.com e per qualsiasi altra informazione potete contattarci sia sul nostro store e sia sui canali social.